Hey Basswalkers, ben ritrovati, un po' in ritardo rispetto al lunedì classico causa influenza, ma ci siamo anche questa settimana per continuare il nostro discorso a proposito di bassisti che hanno fatto la storia del rock. Attenzione perché non ne rimangono molte, nel senso che ho deciso di prendermi una piccola pausa da questa rubrica per farne partire un'altra a breve, in cui anziché bassisti analizzeremo linee di basso che hanno fatto la storia del rock, come pienamente nel nostro stile. Ho deciso di optare per questa serie di video perché ne ho fatti un paio in passato che vi linko qua in alto, uno dedicato a All My Loving dei Beatles e un altro più di recente dedicato a Eddie dei Red Hot Chili Peppers. Ho visto che hanno riscosso un discreto successo, molti di voi mi hanno chiesto di continuare un po' su questa strada, ebbene eccoci, allora ancora un paio di settimane credo, il tempo di esaurire i video che ho in programmazione per quello che riguarda appunto i bassisti del rock e poi partiremo con questa rubrica. Attenzione, non è una fine definitiva, chiaramente ci sono tantissimi altri bassisti di cui voglio parlarvi che mi avete chiesto, arriveranno tutti però in un secondo momento. Ecco, cercherò il più possibile di alternare queste due rubriche, anche per ridare, diciamo così, un po' un aspetto più didattico, bassistico al canale, quindi non solo storia dei bassisti, non solo stile dei bassisti, ma anche appunto qualcosa che vi può essere un pochino più utile da studiare, appunto magari determinati brani, quindi anzi, se volete indicarmene alcuni che vi piacerebbe studiare, quindi magari potreste aver bisogno di un'analisi da parte mia per capire come suonarli, richiedete come sempre nei commenti. E parlando di didattica, chiaramente ormai ci siamo, quindi concedetemi il tempo, 2 secondi, per ricordarvi che sta veramente per uscire Impara tutti gli stili volume 1, il mio prossimo videocorso dedicato all'analisi dei diversi stili musicali, dal funk al rock, al blues, allo swing, al reggae, quindi un metodo in cui sostanzialmente vi spiegherò come approcciarsi a questi stili musicali dal punto di vista bassistico. Troverete delle lezioni ovviamente in cui vi spiego come suonarle, troverete dei pattern da studiare e troverete un sacco di indicazioni su come orientarvi su generi e stili che magari vi sono un po' meno conosciuti, un pochino più oscuri. Quindi attenzione, seguite il mio sito, iscrivetevi alla newsletter del sito in maniera tale da rimanere aggiornati sulla data di uscita che è questo sabato, quindi attenzione, manca veramente pochissimo. Bene, ma ora bando alle ciance, torniamo a noi, torniamo al video, all'argomento del video, che è il bassista dei Cure, Simon Gallup. Oggi voglio parlarvi di lui, ritengo che sia uno dei bassisti più importanti della storia del rock degli ultimi 30 anni, come del resto lo sono i Cure, ovviamente. Tra l'altro girano news da un po' di tempo di un'uscita di un disco, voi cosa ne pensate? Lo vedremo davvero questo disco? Non lo vedremo? Non uscirà mai? Chi lo sa? Lasciatemi sempre nei commenti il vostro pensiero a riguardo, ma noi oggi ci dedichiamo appunto a lui. Simon Gallup, classe 1960, che è il bassista dei Cure in realtà non dall'inizio, ma dal 1979, anno in cui subentra a Michael Dempsey, il primo bassista della storica band inglese. Gallup resterà inizialmente nella band fino all'82, anno in cui per delle divergenze con Robert Smith sarà, diciamo così, costretto a uscire dalla band per poi nell'85 rientrarci e rimanerci fino ai giorni nostri. Allora, di Simon Gallup innanzitutto c'è da dire una cosa, è veramente uno degli elementi predominanti nel sound della band. Il basso nei Cure è veramente evidente e molto molto caratterizzante. Quando ascoltate un brano dei Cure, confermatemi se li riconoscete appunto molto spesso proprio dalla linea di basso. Quindi vediamo un po' come ottenere questo sound, come è definibile il suo stile. Allora, partiamo questa volta un po' al contrario rispetto alle altre volte. Voglio parlare direttamente della strumentazione che in realtà è abbastanza variegata. Ci sono diversi bassi che ha usato in carriera Simon Gallup, ci sono dei Precision, dei Thunderbird e tantissimi altri. Potete trovare tantissime foto in rete in cui lo vedete con diversi strumenti. Questo perché lui stesso dice di scegliere i bassi con cui suonare su determinati dischi più che altro in base all'estetica. Quindi mi piace quel basso, lo suono. Fondamentalmente ha sempre ragionato così. Dopodiché il sound, oltre al basso, è dato anche dall'amplificazione, che tendenzialmente è sempre stata negli anni o Ampeg o Peewee. Anche qua, se andate a fare delle ricerche, scoprirete come ci sono o un tipo o l'altro di amplificatori. Ma soprattutto nella catena del suono un elemento fondamentale, imprescindibile per avere il suo suono, è quello degli effetti. Effetti che sono, attenzione, tutti rigorosamente
rigorosamente Boss nella sua pedaliera, e tendenzialmente quelli che usa o ha usato di più anche in passato sono un flanger, una distorsione, un chorus e un delay digitale, appunto, tutti rigorosamente Boss. Quindi se la tua intenzione è un tributo ai Cure, questi sono i pedalini che probabilmente dovrai andare ad utilizzare. Ora, Simon Gallup sappiamo che non è esattamente il tipo di bassista che individuiamo per tecnica, non è proprio magari il più tecnico che c'è in giro, però, ripeto, è molto molto caratterizzante, quindi riuscire a ottenere quello che fa lui all'interno dei suoi dischi è veramente cosa da non poco. Come fa? Innanzitutto la tecnica, che può essere tranquillamente dita o plettro, tendenzialmente è un plettro, però alcuni pezzi storici, mi viene in mente Close to Me per dirne uno, le suona con le dita e quello si nota, lo senti subito quando ascolti questi brani, che non sono brani suonati con il plettro come invece molti altri. Ma la cosa bella è che le linee di basso, che siano plettro o dita, sono sempre assolutamente evidenti. Pensate che lui e Robert Smith hanno spesso detto nelle interviste su come nascono i brani, come gli vengono, che spesso nascono proprio dalla linea di basso, cioè il primo elemento che nasce di una canzone dei Cure spesso è la linea di basso e poi sopra quello ci costruiscono tutto il resto. Capisci che ha una certa importanza. E queste linee di basso come sono? Allora, il più delle volte, proprio come tipo del sound dei Cure, sono ripetitive. Abbiamo una batteria che sembra quasi una batteria elettronica, è suonata ma viaggia sempre in cassa rullante Charleston, difficilmente sentirai dei tom, e lui viaggia molto con queste linee che magari hanno solo 4-5 note ma si ripetono e si ripetono nello stesso modo, entrandoti in testa. Oltretutto c'è molto spazio lasciato dalla chitarra. La chitarra nei Cure è quasi sempre o arpeggiata o comunque ad accordi, lasciando ovviamente nello spretto delle frequenze un enorme buco che va a essere coperto proprio dal basso, quindi l'hai evidente, lo ripeti dall'inizio alla fine. È chiaro che la linea di basso, a volte pensaci, è proprio la linea di basso quella che fischietti di una canzone dei Cure, pensa a Forest o la stessa Close to Me, sono canzoni che riconosci proprio dalla parte di basso, proprio perché sono create in questo modo. Ovvio, a volte ci sono anche quelle linee magari sulla tonica e la quinta, però tantissime volte sentiamo proprio quasi delle melodie al basso che sono create spessissimo su una scala in particolare, che è la scala minore naturale. Ora, i Cure sappiamo che come definizione sono probabilmente la prima grossa band dark, ecco, quando pensiamo alla musica dark di fine anni 70, primi anni 80, pensiamo ai Cure, e dal punto di vista melodico quello che caratterizza questo sound è proprio l'ampio uso della scala minore, quindi l'intervallo di sesta minore, proprio quello caratterizzante di una scala di questo tipo, è assolutamente molto presente. Poi un'altra cosa che lui usa tra l'altro sono le seconde, facci caso anche in Close to Me parte da una nota, mette la seconda e poi si sposta, ed è una cosa che fa spesso nelle sue linee di basso, e questo è un altro elemento che contribuisce un aspetto molto melodico ai suoi giri, senza contare che a volte appunto su quella batteria così regolare, così costante, si diverte anche a diciamo così, enfatizzare un po' l'aspetto ritmico, magari a volte addirittura arriva quasi a sfiorare il funk. Pensa a un classico come Lullaby, ascolta bene la ritmica di basso, cacchio, la estrapoli da quel brano e diventa una ritmica assolutamente funk. Ecco, e questo è molto importante perché comunque è l'ennesimo tassello che fa risaltare le parti di basso all'interno del loro sound. Quindi ritmiche interessanti, poche note ma con un forte aspetto melodico. Gli effetti, quasi sempre c'è o un distorsore o un flanger o un chorus, tutti effetti che comunque contribuiscono a dare un suono veramente forte che identifichi subito, e spesso appunto quando ascolti un brano dei Cure, dicevo prima, è la prima cosa che noti il basso, proprio per tutti questi elementi messi insieme. Ora, quello che voglio dire, un bassista come Simon Gallup, ripeto, non è Pastorius, non è il bassista che ci ricordiamo perché ha fatto dei numeri, ha cambiato la storia del basso, ma fa esattamente quello che deve fare il bassista. Stop. Secondo me questa è l'idea di basso, è per quello che consiglio, suggerisco di prenderlo come riferimento bassistico, perché tirare giù le sue linee di basso vuol dire tirare giù delle belle idee, quelle che sono sempre state delle gran belle idee che hanno sempre funzionato e che hanno reso i brani dei Cure dei brani meravigliosi. Non so se la pensate come me, ma io personalmente li adoro proprio perché comunque i brani dei Cure sono tutti belli. In concerto spesso suonano 3 ore, ora un po' che non li seguo, l'ultima volta che li ho visti
solisti hanno fatto 3 ore di concerto, come era loro solito tra l'altro, e non ti annoi mai perché senti comunque sempre bella musica, le linee di basso fanno parte di questa bella musica. Ora il consiglio che voglio darti, soprattutto se hai una band con cui appunto magari ti butti negli inediti, lascia perdere quello che dice il mercato, bisogna fare così, cerca di avere delle belle idee, inserirle, creare delle belle linee di basso che siano a sostegno di buone idee musicali in generale, perché siamo in un periodo in cui tutti, no, dicono facilmente che non ci sono più idee, tutto brutto, tutto schifo, la musica di oggi. Ok, allora cominciamo noi, cominciamo ad andare in sala prove, in studio e registrare delle cose belle, ripeto, lasciando perdere quello che vuole il mercato. Loro hanno sempre fatto così, tutti i grandi artisti hanno sempre fatto così, hanno tirato fuori delle idee, poi che siano state innovative si è scoperto dopo, ma al momento era una bella idea, quindi, e questo è quanto. Quindi ripeto, per chiudere, se vuoi suonare i Cure, dimentica la tecnica, pensa a fare le cose belle, pensa a tirare giù i loro brani, rispettando tutto quello che c'è sul disco, stando ripetitivo quanto puoi, cercando di avere il suono che serve per averlo, cercando magari anche di inserire gli effetti giusti. Bene, questo è tutto. Allora, prima di chiudere ti ricordo un'ultima volta che sta per uscire il mio videocorso Impara tutti gli stili volume 1. Ti ricordo che se ti è piaciuto questo video me lo puoi far sapere lasciando un like e soprattutto iscrivendoti al mio canale. Puoi seguirmi su tutti i social, sono su tutti i social, anche su quelli che non ho ancora inventato. Ma soprattutto, come dico sempre, puoi anche venire a trovarmi a casa mia. Anche per oggi è tutto. Ciao ciao!